Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Mancano pochi minuti, un minuto e mezzo circa alla fine del match. Parliamo di Cremonese-Atalanta, 3-1 per l'Atalanta. Sono rammaricato per la Cremonese perché è l'ennesima partita dove possiamo, almeno dal mio punto di vista, posso certamente dire che la Cremonese non merita l'ultimo posto in classifica per ciò che esprime in campo. E lo ripeto da sempre, l'unica pecca della Cremonese, secondo me, è proprio la qualità nella finalizzazione. Purtroppo arrivi sotto porta e non sei efficace, non riesci a far gol, non riesci a fare un movimento veloce e tanto un passaggio dentro l'area, anche se la Cremonese oggi ha giocato una partita ordinata, ha arginato l'Atalanta per 60 minuti, più di 60 minuti. Il gol di il 2-0, il 2-1, scusate, di Boca arriva al 73esimo, che poi il 2-1 è un'invenzione di Højlund perché riceve una palla sull'out di destra che poteva essere innocuo, aveva il marcatore addosso, però Højlund è un calciatore che ha uno strappo incredibile e poi ovviamente quando entra fresco e la squadra avversaria ha già 60 minuti nelle gambe, diventa difficile arginarlo. Prende il pallone sull'out di destra, se ne va, lascia il suo marcatore sul posto e mette una palla al centro col goniometro dove Boca deve solo appoggiare in rete. Højlund è il futuro, Højlund in orbita di tante squadre. Si parla anche del Napoli per sostituire l'eventuale partenza di Osimhen. Sarebbe un colpo da 90 perché è un calciatore che, non voglio dire sposta gli equilibri perché è ancora presto, però è un calciatore che può diventare tale, può spostare gli equilibri, può far reparto da solo, può giocare da esterno, rifinisce come si deve, può giocare da centrale, è un grandissimo attaccante. Nelle formazioni prepartita credevo dovesse giocare lui, invece l'Atalanta si è presentata con Zapata, Pasalic e Muriel. Non mi è piaciuta l'Atalanta, ditemi quello che volete, ma credevo in un dominio totale dei bergamaschi che non c'è stato, perché se andiamo a vedere il possesso palla è totalmente in favore della Cremonese, quasi 60 e 40. E anche alla voce di rimporta, alla fine la Cremonese se l'è giocata, però la qualità sotto porta è talmente poca che non riesce a buttare la palla dentro, al limite a chiudere una partita, che poi oggi non c'era niente da chiudere perché hai pareggiato la partita su calcio di rigore. Potevi mantenere il risultato, cercare la zampata, ma l'Atalanta poi ha fatto entrare Lookman e Højlund e là avanti se perdi un pallone comunque sono guai. Quindi da questo punto di vista non c'è stato verso, non c'è stato verso. Mi dispiace ancora, è finita, eccola qua, è finita la partita. Mi dispiace però perché lo dico da sempre, la Cremonese anche con l'allenatore prima di Ballardini giocava un buon calcio. Ballardini gli ha dato maggior compostezza, cercando ovviamente di impostare la partita in base all'avversario. Prima la Cremonese giocava tutte le partite nello stesso modo, però quando becchi formazioni del genere che giocano a calcio e possono ribaltare il fronte con due passaggi, alla fine perdi sempre la partita. Invece con Ballardini vedo una Cremonese più equilibrata, ovviamente può essere tardi, è tardi perché la Serie B credo sia inevitabile. E dispiace perché per ciò che hanno espresso durante tutto il campionato finora, secondo me non meritano l'ultimo posto, ripeto. Ovviamente è un Atalanta che ha fatto il giusto, non ha strafatto e cercato di dominare la partita anche per meriti,
della Cremonese, che è stata completamente ordinata, soprattutto a centrocampo. Poi hai beccato il gol a fine primo tempo. Secondo me è stata quella come si dice, la pietra dello scandalo, tra virgolette, perché se non beccavi il gol e andavi a riposo sullo 0-0, forse sarebbe stata un'altra partita, almeno per il primo quarto d'ora, 20 minuti del secondo tempo. Anche se siamo sempre stati abituati all'Atalanta che comunque se finisce il primo tempo in pareggio, nel secondo tempo ti mette comunque sotto perché le qualità ce l'ha, il gioco ce l'ha. Gasperini non è uno sprovveduto e ha sempre giocato un gran calcio. Non è da ieri che gioca bene, però non posso dire che comunque il risultato del 3-1 è strameritato. Secondo me è troppo largo. La Cremonese ha creato ciò che poteva creare. Mi spiace, sono rammaricato, mi vedete un po' così rammaricato perché quando gioca la Cremonese e non raccoglie punti pur giocando le partite mi dispiace. Mi dispiace perché quando giochi così a livello mentale comunque non raccogliere punti è 1, 2, 3, 4, 5 partite. È normale che poi tutta la rosa entra in campo con uno spirito totalmente diverso. Onore all'Atalanta che ha fatto altri 3 punti, ragazzi. La classifica in zona Champions si accorcia ulteriormente. L'Atalanta aggancia il Milan a 48 punti che deve giocare con il Napoli domani sera. Inter a 50, Lazio a 52, con la Roma a 47 che deve ancora giocare. L'Atalanta ha fatto il suo, vedremo. Tra un po' inizierà una partita interessantissima che è Inter-Fiorentina. Vedremo come andrà a finire e ne parleremo. Restate sintonizzati sul canale, ne parleremo di Inter-Fiorentina. Vedremo nel post partita cosa succederà. Io ho fatto il pronostico, ho messo una X con un 2-2. Vediamo se esce, vediamo se ci ho beccato. Iscrivetevi al canale, ragazzi, non dimenticatevi di attivare la campanella delle notifiche e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!